Ciao a tutti, benvenuti in questo video, un video che molti di voi aspettavano da parecchio tempo, da mesi e mesi, da quando Bluetti ha presentato l'EP760. Perché ci ho messo così tanto a portarlo sul canale? Perché partiamo dal presupposto che il 760 non è un Bluetti tra virgolette normale come tutti quelli che abbiamo conosciuto oggi o come qualsiasi altra power station, perché non è una power station, o meglio, può anche funzionare da power station, ma questo sistema qua è un sistema realmente professionale, e con professionale intendo che va anche installato, ma poi ci arriveremo. Immaginate i tradizionali fotovoltaici che vengono installati a casa con le detrazioni, super bonus eccetera, quando vedete l'inverter, le batterie collegate ai pannelli. Qui abbiamo un prodotto di quel tipo, quindi non è il prodotto portatile per vari utilizzi eccetera, ma questo è un impianto fatto apposta per lavorare insieme ad un fotovoltaico e alimentarvi la casa. Lavorando come? Lavorando con un'immissione in rete dell'energia prodotta, rete intendiamo la rete domestica, e con una vendita dell'eccesso di produzione verso il fornitore. Quindi la classica installazione di un fotovoltaico con scambio sul posto, ma ci sono degli aspetti in più. Perché abbiamo aspettato tanto tempo a presentarlo? Perché è una macchina che ha richiesto dei test, ha richiesto dei corsi di formazione che tutti gli installatori autorizzati devono fare appoggiandosi a Bluetti Italia, perché questa macchina, caro pubblico, va installata da personale autorizzato, o meglio, collegata alla rete, quindi con scambio sul posto, va sicuramente installata da personale autorizzato, perché solo un elettricista, un installatore certificato con le lettere, abilitato e tutto, può farvi un'installazione, una dichiarazione di conformità, una comunicazione alla rete per lo scambio sul posto o eventualmente una comunicazione per la variazione di impianto. Perché dico variazione di impianto? Perché la situazione ideale in cui mettere un EP760 è quella di trasformazione magari di un impianto fotovoltaico dove avete un inverter non ibrido, quindi senza accumulo, trasformandolo quindi in un impianto con accumulo. Perché? Perché questa parte superiore, che è il 760 vero e proprio, è l'inverter dove entrano i pannelli, dove c'è il collegamento alla rete, mentre poi abbiamo le batterie componibili. Lui, secondo me, ma proprio per natura tecnica, nasce per togliere un inverter non ibrido, mettere il 760 e comporre la colonna con quante batterie vogliamo. Questo per darvi l'indicazione generale. Poi nella realtà dei fatti può essere usato completamente a isola, un posto dove non c'è rete, dove non c'è fornitura, voi mettete il vostro 760 che lavora come inverter off grid a isola, tramite pannelli vi dà la produzione e in uscita vi dà tutto quello di cui avete bisogno. C'è addirittura una terza modalità di installazione, che è quella di affiancarlo a un impianto fotovoltaico esistente per farlo lavorare o solo come backup o per integrarlo nella rete, quindi collegandolo, e lì viene dato da Bluetti un kit a parte per interfacciarlo all'inverter esistente. Ma questa è l'installazione che mi sento di sconsigliare perché diventa molto complessa e difficile da gestire, da ottimizzare. La morte sua è la sostituzione di un inverter non ibrido o l'installazione in un nuovo impianto che può essere a isola ma che può essere anche connesso alla rete. Quindi come fate, e parlo a voi professionisti, un impianto fotovoltaico con un inverter di qualsiasi altra marca, potete farlo con il Bluetti EP760 prodotto certificato CEI 021 con un MA. Questo inverter ha una potenza di uscita di 7.6 kW. Per chi lo sa o per chi non lo sa, in Italia è difficile che sulla rete monofase, quindi 230 volt, facciano allacciare un impianto di produzione fotovoltaica con inverter superiore a 6 kW. Quindi cosa bisogna fare? Tramite le impostazioni bisogna limitare i watt in esportazione a 6 kW, lo fermiamo a 6, è una cosa che può fare solo l'installatore. Chiaramente l'installatore in fase di produzione dei documenti deve produrre anche una dichiarazione dove attesta di aver limitato l'uscita a 6 kW di questo inverter. Questa cosa prendetela con le pinze perché alcune volte la digeriscono, alcune volte no, dovete tenerne conto. Perché ho detto che questa impostazione la può fare solo l'installatore? Perché quando voi userete, quando voi avrete l'EP760 come app, perché qua si fa tutto
soprattutto d'applicazione. Come app cliente avete la solita classica applicazione Bluetti, dove però vedete molte più informazioni perché lui dà dei valori diversi da quelli che siamo abituati con C500 eccetera. Mentre invece l'app installatore, quindi un account autorizzato da Bluetti a essere installatore, ha più voci perché ha tutte le voci di impostazione che l'utente finale non può toccare. E voi ora mi direte: ma se io me lo voglio comprare, me lo voglio mettere in una baita, montarmelo da solo, non posso farlo? In teoria no, però se contattate Bluetti Italia vi daranno la possibilità di fare un corso oppure di essere assistiti direttamente da loro per configurare e installare nel modo ottimale il vostro 760 non collegato alla rete, quindi senza collegarvi al fornitore, e in quel caso sarete anche abilitati tra virgolette nell'app come installatori, perché chiaramente dovete avere il diritto di poter usare e impostare il vostro 760. Però ripeto, l'installazione tradizionale va fatta esclusivamente da personale autorizzato. Se sei un installatore e vuoi iniziare a installare o conoscere questi prodotti, contatta Bluetti Italia, fanno dei corsi di formazione. Detto questo, l'ultima cosa che devo mettere come premessa è il discorso garanzia. Se installato da personale autorizzato e certificato, perché gli installatori riceveranno proprio un certificato da Bluetti, questa macchina gode di 10 anni di garanzia, cosa che non avrete se non viene, diciamo, attestata, certificata un'installazione da personale autorizzato. Questo era per darvi l'infarinata di che cos'è questo prodotto. Non è il Bluetti piccolino che vi comprate, vi mettete in camper eccetera, o meglio, se avete un camper di 20 metri con un impianto enorme si potrebbe anche installare questo prodotto e farlo lavorare a isola. La sua installazione è chiaramente il residenziale, il domestico, la casa da alimentare con questa macchina che tra i punti fondamentali ha un'uscita di backup sempre attiva da 7600 watt che nessun altro inverter, nessun altro fotovoltaico ibrido ha. Questo vi dà una continuità, una potenza, una disponibilità in casa che è difficile trovare nei competitor. Peraltro vi posso già anticipare che come livello di costruzione, componentistica, dettagli, finiture e concezione è una macchina di altissimo livello. Vedrete poi le connessioni, i cavi, gli accessori, è stato tutto pensato nei minimi dettagli. Dopo questa doverosa introduzione, dove spero di avervi fatto capire di che tipo di prodotto parliamo, inizio a darvi dei dati. Questa macchina ha bisogno di lavorare con un fotovoltaico, con dei pannelli, con una produzione importante. Non è la macchina a cui possiamo collegare il pannello portatile o i due pannelli in giardino, perché non parte nemmeno. Questa macchina qui sul lato ha 3 ingressi stringa, quindi 3 diversi mini impiantini fotovoltaici possono entrare dentro l'inverter, e parliamo di 3 stringhe da 3 kW l'uno, quindi al massimo possiamo realizzare un fotovoltaico da 9 kW su questa macchina, che è tanta roba. Come tensioni, come range di stringa lavoriamo da 150 a 500 volt con un massimo tollerato di 550 volt per stringa, quindi ognuno dei 3 ingressi accetta fino a un massimo di 550 volt. Teniamo buoni i 500 perché se siamo troppo vicini al limite rischiamo di andare fuori, ma vi dico subito che dalle prove fatte questi 150 volt minimi teniamoli un po' allegri, quindi stiamo abbondantemente almeno sopra i 200 volt perché è una macchina che ha bisogno di pannelli che pompano per lavorare bene, ok? Non ha un inverter piccolino, ha un inverter enorme, ha bisogno di potenza. Possiamo anche usare solo 1 o 2 stringhe su 3, non dobbiamo impegnarle tutte, non vanno parallelate, sono indipendenti, però su ogni stringa ricordatevi al massimo 3 kW di produzione. Come corrente su ogni stringa può tirare 12 ampere e mezzo. Come vedete questa è una colonna che viene composta appoggiandola a pavimento, vedremo che avrà un suo basamento. Possiamo mettere 1, 2, 3 o 4 batterie che si chiamano B500, ogni batteria è da 5 kW, configurazione minima 2 batterie più inverter, quindi si parte da 10 kW in su. Per ogni colonna di inverter possiamo mettere 4 batterie che sono 20 kW, ma in teoria potremmo anche far lavorare 2 colonne in parallelo con 2 inverter e 4 batterie per arrivare a un totale di 40 kW, ma quelle sono installazioni particolari. Tenete per buono che noi possiamo fare una colonna con un 760 da 10 a 20 kW d'accumulo. Gli accumuli sono chiaramente delle batterie LiFePO 4
4 di ultima generazione, però lavorano in modo diverso dalle batterie diciamo piccole a cui siamo abituati, perché queste batterie hanno una tensione che varia da 86 a 113 volt, quindi lavorano già in alta tensione e anche con molta corrente, perché in carica arrivano a 110 A e in scarica a 100 A. Tutto il blocco è IP65, quindi potrebbe anche stare in esterno, però attenzione perché sono comunque dispositivi elettronici. Se troviamo un locale tecnico all'interno della casa per alloggiarlo, tanto meglio. Parliamo ancora di che cosa vi posso dare? Vi posso dare delle dimensioni giusto per capire gli ingombri di questa macchina. Il modulo 760 come dimensioni è identico ad ogni batteria, ogni modulo è circa 64 x 37 ed è profondo 33, però calcolate che vi farò poi vedere che bisogna stare a 5 cm dal muro, quindi occupiamo uno spazio a uscire di circa 38-40 cm, siamo circa a 1,20 m con una colonna del genere. I dati principali ve li ho dati. Avremo poi la parte superiore che è il 760, che qua dietro avrà una morsettiera di collegamento, perché qui non abbiamo spine eccetera, abbiamo una morsettiera in ingresso per il grid e una morsettiera che in realtà è ingresso uscita e una morsettiera solo per l'uscita di backup. Avremo tutte delle connessioni con dei connettori che vi farò vedere durante l'installazione e una volta terminati tutti i collegamenti voi vedrete solamente una macchina chiusa con tutte queste coperture installate, che rimane anche molto bella da vedere. Abbiamo qui sul lato un LED di segnalazione con dei colori. Insomma, questo è il grosso della macchina. Faremo 3 video. Questo video servirà come introduzione, in più vi farò vedere lo spacchettamento, cosa riceverete a casa. Nel secondo video vi farò vedere tutte le impostazioni che possiamo fare da app. Tra un bel po' di tempo vi farò un terzo video, perché l'installazione che vi farò vedere la farò realmente a casa di un cliente, dove toglieremo un inverter per mettere al suo posto un 760 con 3 batterie. Quindi vi farò vedere un'installazione reale, una sostituzione di un inverter tradizionale con un sistema ad accumulo Bluetti EP760, e dopo un po' di tempo con questo cliente vi darò delle impressioni, trarremo le conclusioni, vediamo come si è comportato nel tempo di utilizzo. Ora mi raccomando, per rimanere sintonizzati su questo canale che tratta molte cavolate, molte cose tecnologiche, molte mie passioni, ma soprattutto dove parliamo di prodotti anche molto professionali, cliccate iscriviti, rimanete connessi, attivate le campanelline, non costa nulla ma è fondamentale per portare avanti il progetto e far crescere il canale. Passiamo allo spacchettamento, vi faccio vedere cosa ricevete a casa. Ok, questo è quello che riceverete a casa nella configurazione minima, ossia EP760, 2 batterie B500 e il piedistallo. Questo viaggia sempre come collo con il suo imballo indipendente, ma è fondamentale per comporre la colonna con le batterie e l'inverter. Normalmente vi consegnano un bancale, sicuramente sarà una consegna concordata col trasportatore, ma organizzatevi poi per gestire gli spazi e lo smaltimento dei rifiuti, perché ci sarà parecchio legno, cartone eccetera da far fuori. Iniziamo con l'apertura del basamento che serve per appoggiare le batterie e l'inverter nella colonna. Questo è il basamento che riceverete, è una struttura realizzata in acciaio molto solida, stesso colore dei componenti che vedremo più avanti. La particolarità è che ha 4 piedini in acciaio con superficie antiscivolo in gomma regolabili. Questi hanno un'altezza regolabile per permettere di mettere in bolla il piedistallo, ma lo vediamo dopo nella fase dell'installazione. Iniziamo con l'apertura del 760. Dunque, una volta aperto l'imballo troviamo i soliti sacchetti Bluetti, vi faccio vedere subito il contenuto. In questo sacchetto troveremo tutto quello che riguarda la connessione del sensore del CT della lettura dei consumi, quindi la prolunga, il meter con già il primo connettore per l'aggiunta che vedremo più avanti, e l'altra parte del cavo con i fili da aggiuntare nel connettore, e la parte terminale denominata CT che va collegata direttamente al 760. In quest'altro sacchetto troviamo lo Yacht Controller, che è semplicemente il modulo che vi consente di fare la connessione Bluetooth e Wi-Fi tra l'applicazione Bluetti e il 760, dotato di cavo già precablato col connettore da attaccare sulla macchina,
e una staffa da muro che rimarrà in questo modo. Lo yacht controller verrà agganciato ed avrà accesso ai pulsanti di memorizzazione reset e ai LED di indicazione delle varie connessioni, nonché 2 tassellini da 5. Nell'ultima busta troviamo i 2 cavi che servono per effettuare il collegamento finale della colonna di batterie al 760 positivo e negativo, i 2 passacavo, i 2 PG di grossa dimensione per effettuare i collegamenti elettrici della parte grid e backup, questi che sono i parapolvere terminali che vedremo a fine installazione. Troviamo poi un sacchetto con le staffe che sono fondamentali in fase di installazione per assicurare la colonna alla parete, ma anche queste le vedremo meglio in dettaglio più avanti. Troviamo poi tutte le varie viti per i fissaggi necessari, 3 coppie di connettori MC4 e le chiavi per la rimozione, per lo sgancio dei connettori stessi. Sotto le buste degli accessori troviamo poi i coperchi che andranno installati nella fase finale. Questo sarà sul lato sinistro, darà l'accesso a tutti i connettori MC4 e al comando generale per armare la stringa. Su questo lato avremo una plastica che trasmette la luce dei LED montati a bordo, che visualizzerà lo stato dell'inverter per quanto riguarda funzionamento, allarmi o errori del caso. Sul lato destro avremo il coperchio, dove qui ci sarà la parte di tutte le connessioni del 230 volt con tutte le caratteristiche della macchina e il numero di serie. Questo è il nostro EP760, vi faccio guardare nello specifico le connessioni sui vari lati. Qui abbiamo i 3 ingressi stringa, i punti di terra se avete la struttura del fotovoltaico a terra, l'interruttore generale per armare e disarmare la stringa, la connessione alla colonna delle batterie, il connettore per il modulo yacht della connessione Wi-Fi e Bluetooth e soprattutto le 2 parti per la connessione delle batterie protette da coperchi, tutto vedete fatto in sicurezza. Volevo farvi notare la qualità dei connettori realizzati in parte in ergal, in parte in plastica con coperchi. Sono dei connettori di derivazione aeronautica, tutti i connettori delle stringhe protetti da tappini con plastiche di ottima qualità, tutta la parte della connessione delle batterie con questi coperchi molto robusti. Vedrete più avanti che qui sotto abbiamo anche delle guarnizioni per avere una chiusura ermetica. Qui abbiamo le 2 ventole da 120 per il raffreddamento. Qui sul lato destro abbiamo l'ingresso per l'aria senza ventole, la parte della connessione per quanto riguarda 230 volt backup e grid. Qui abbiamo degli altri connettori nonché una valvola di spurgo per l'aria. Connettore COM serve per collegare il modulo di espansione per la lettura dei consumi nel caso venga installato in parallelo a un fotovoltaico esistente. Questo sarà il connettore a cui collegheremo il CT, il meter per la lettura dei consumi. Questo è un connettore di espansione che non usiamo e questa è una porta USB per operazioni tecniche che vengono fatte in fase di caricamento firmware in azienda. Ora facciamo lo spacchettamento della batteria. In questo caso, in questo impianto metteremo 3 B500. Con ogni batteria troviamo le staffe per il fissaggio con tasselli da calcestruzzo, tutte le viti per la connessione e per il montaggio dei coperchi, punti di terra eccetera, e tutti i cavi per il collegamento tra le batterie che sono la terra, il positivo, il negativo e il cavo di comunicazione. Ogni batteria a fine installazione avrà i coperchi di chiusura come il 760, questo sarà quello sul lato sinistro che lascerà l'accesso all'interruttore generale per ogni batteria, nonché il pulsante d'avviamento, e il lato destro con una semplice chiusura e tutti i dati di ogni singola batteria. Ok, questa è una situazione tipo di installazione ideale per l'EP760 perché ci troviamo su un impianto con il solo inverter senza accumulo, con già le sue stringhe e tutto quanto, adesso ne parliamo, e in questo caso faremo la rimozione completa dell'inverter per installare il sistema EP760. Questo in realtà sarebbe un inverter ibrido. Esistono 2 modi di installare l'EP760. In parallelo, lasciando l'inverter sull'impianto esistente, quindi impianto fotovoltaico esistente senza accumulo, possiamo montare in parallelo l'EP760, ma è un'installazione diversa. Bisogna anche avere un kit separato con un meter che va a leggere la produzione dell'inverter esistente facendo lavorare in parallelo il EP760, ma nella realtà dei fatti l'installazione che consiglio e che tecnicamente è la più corretta è rimuovere l'inverter che avete installato, anche se magari dispiace, dite non me ne faccio niente, non riesco a rivenderlo, lo so, ma è sicuramente la cosa migliore rimuoverlo, installare il 760 che
è anch'esso un inverter ibrido perché gestisce tutta la parte fotovoltaica più l'accumulo, al posto direttamente di tutto ciò che avete adesso. Rimane il quadro di protezione stringhe, rimane il quadro di protezione lato AC per il 230 volt in uscita, rimane tutto, ma andiamo a modificare la zona inverter per raggiungere il 760 con le batterie. In questo caso abbiamo un inverter da 5 kW con due stringhe, vedete, due coppie di cavi che arrivano. Qui ci sono 6 pannelli per stringa da 425 watt per un totale come produzione fotovoltaica nominale di 5 kW. Taglio perfetto per occupare 2 dei 3 ingressi sul 760. Andremo semplicemente a staccare i connettori dall'inverter senza toccare nulla e più o meno come dimensioni vedrete che siamo abbastanza congrui con quelli che sono gli ingombri del 760. Una particolarità è che oltre all'uscita del 230 volt, questo impianto, questo inverter Huawei, ha già un cavo con un meter che va a leggere i consumi a monte dell'impianto. Normalmente quando non c'è l'accumulo non c'è la lettura dell'impianto perché tutto quello che produce l'inverter lo butta in parallelo e il suo lavoro finisce lì. In questo caso siamo avvantaggiati perché abbiamo già un cavo che arriva fino al contatore generale della casa o comunque al quadro generale a monte di tutto l'impianto. Se il meter di lettura non è già presente, dovete, oltre all'installazione classica che comprende la sostituzione della parte inverter con la parte P760, dovete contemplare il fatto che bisogna arrivare a monte dell'impianto con un cavo. Io in questo caso quindi spengo l'impianto, arresto la produzione, scollego tutto quello che c'è da scollegare e iniziamo poi a installare il 760. Una volta rimosso l'inverter ci troviamo con le due stringhe, il cavo del 230 volt e il cavo a due fili che arriva già direttamente a monte dell'impianto. Iniziamo col posizionamento del piedistallo, così vi faccio vedere gli ingombri e le distanze da rispettare. Ok, una volta trovata la posizione per ospitare la vostra colonna, dovete fare riferimento a quello che abbiamo come possibilità di installazione per le staffe di fissaggio a parete. Bluetti raccomanda una distanza di circa 5 cm e mezzo dal muro. Calcolate che le staffe stesse hanno un'escursione che va da 3,5 a 5,5 circa, quindi 5 cm dal muro è la misura ideale. Ora bisogna mettere in bolla il piedistallo, che in questo caso è già perfettamente in bolla. Se non lo fosse, ogni singolo piede è regolabile svitando questo dado e agendo sul piede stesso. In questo modo possiamo alzarlo e abbassarlo fino a trovare la misura ideale. Ora non resta che iniziare a portare i moduli e iniziamo a metterli uno sopra l'altro. Ok, prima di procedere con i collegamenti di tutti i moduli, mettiamo in sicurezza la colonna. La staffa andrà montata in questa posizione. Procediamo quindi a segnare il foro del tassello sul muro e andiamo avanti col fissaggio. Questa messa in sicurezza va fatta per ogni modulo, sia a destra che a sinistra. Mi raccomando, è molto importante perché chi installa l'impianto e lo certifica si assume anche le responsabilità di eventuali danni a cose o persone in caso di ribaltamento della colonna. A questo punto bisogna procedere con i collegamenti del 230 volt, iniziando togliendo la copertura di protezione della morsettiera e installando i due PG, i due passacavo. In questa installazione useremo solo la connessione grid perché non viene sfruttata l'uscita backup. Il cavo raccomandato per l'installazione deve essere da 10 mm. Per quanto riguarda il collegamento in morsettiera, vengono già forniti i capicorda, i contatti a 90 gradi specifici per questo tipo di installazione. Bisogna avere ovviamente una pinza per crimparli. In questo caso è stata utilizzata della cordina sciolta da 6 mm per le potenze in gioco, utilizzando una guaina flessibile che permette l'inserimento nel passacavo. Una volta chiusa la morsettiera di collegamento e collegata col grid, procediamo all'installazione della messa a terra e collegamento tra ogni modulo con il cavo in dotazione, mentre per quanto riguarda il collegamento alla terra principale viene preso direttamente dalla morsettiera grid. Perfetto, ci troveremo poi in questa condizione con il cavo del TA giuntato sul connettore originale in dotazione col Bluetti collegato alla porta CT, tutte le terre collegate e sul lato destro abbiamo collegato tutto il necessario. Sul lato sinistro della macchina la prima connessione da fare è quella delle batterie della parte di potenza.
togliamo i coperchi sull'inverter che hanno 4 viti di chiusura, un coperchio e una guarnizione, e procediamo col collegamento in parallelo delle batterie. Cavo negativo e cavo positivo, cavi di ottima qualità, connettore con pressione che deve segnalare il corretto inserimento con il classico click, e soprattutto i cavi di collegamento di comunicazione già fatti, già cablati, già pronti, senza dover impazzire con schemi, cavo di rete, morsettiere, eccetera. È già tutto pronto da collegare a prova di qualsiasi installatore, anche il più inesperto. Sul lato sinistro avremo quindi tutta la connessione in parallelo dei pacchi batteria, gli interruttori armati e la parte di connessione delle stringhe. Installazione e collegamenti già terminati, possiamo procedere alla chiusura delle scocche con i coperchi in dotazione sulla parte superiore delle P760 e per ogni singola batteria, sia dal lato destro che dal lato sinistro. Dopo aver installato anche il modulo Yacht sopra la macchina a parete, questa è la struttura, la colonna completa con i coperchi, tutto perfettamente in ordine, non vediamo cavi, non vediamo cose a vista che possono essere sia pericolose che antiestetiche, e sicuramente il risultato può essere gradevole. Bene, col primo video è tutto, vi ho spiegato che cos'è questo prodotto. Se avete dei dubbi chiedetemi pure, contattate Bluetti Italia. Dal 2024 è stato creato un servizio di assistenza dove vi risponde un tecnico direttamente per tutti i vostri dubbi. Noi ci vediamo al secondo video dove vi faccio vedere come si imposta da app. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.